Ma se io ti dico pur, nonostante, sebbene, anziché, sai cosa sono e sai come usarli in italiano? Beh, non ti preoccupare, te lo spiego io oggi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Qui sul mio canale pubblico ogni settimana video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi, se ti interessano tutte queste cose, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere tutti i video futuri. Nel video di oggi parliamo di connettivi, cioè quelle parole che servono a unire le frasi. Però parliamo di connettivi un po' più avanzati. In ogni caso, io ho fatto anche altri video sui connettivi e se ti interessano ti lascio dei link qui sotto in descrizione. Inoltre ho preparato per te anche un fantastico PDF con tutti gli appunti di questa lezione, quindi se vuoi scaricarlo clicca sul link qui sotto in descrizione, inserisci il tuo nome e la tua mail e ti invieremo il documento. Benissimo, iniziamo subito dal primo connettivo avanzato di oggi, pur. Pur si può usare in due modi, con l'infinito e con il gerundio, e in base al modo in cui lo usiamo avremo un significato diverso. Se usiamo pur con l'infinito, il significato è con lo scopo di, con il fine di. Ricorda però che dobbiamo usare anche la preposizione di, quindi pur di più infinito. Per esempio, pur di ottenere quel lavoro farei qualsiasi cosa. In questo caso sto dicendo che io farei qualsiasi cosa, tutto, al fine di, con lo scopo di ottenere quel lavoro. Cioè il mio obiettivo è ottenere quel lavoro, quindi farei qualsiasi cosa con l'obiettivo di ottenere quel lavoro. Se al posto dell'infinito invece usiamo il gerundio, il significato è anche se. Anche se. Per esempio, pur mangiando sano non riesco a perdere peso. Quando dico pur mangiando sano non riesco a perdere peso, sto dicendo anche se mangio sano non riesco a perdere peso. Oppure pur avendo studiato molto non ha superato l'esame. In questo caso stiamo usando un gerundio passato, quindi possiamo dire al posto di pur avendo studiato anche se ha studiato molto non ha superato l'esame. Chiaramente se usiamo anche se, adesso dobbiamo usare anche con anche se un verbo al passato, perché abbiamo usato il gerundio passato. Chiaramente anche se e pur con il gerundio hanno lo stesso significato, però anche se è più facile, più comune, più usato nel parlato. Pur con il gerundio è un po' più formale. Adesso vediamo altri tre connettivi molto importanti: nonostante, sebbene e benché. Questi tre connettivi sono uguali, hanno tutti lo stesso significato e il significato è anche se. Sì, diciamo che l'italiano è un po' ridondante da questo aspetto. Qual è però la differenza? È che con questi tre connettivi usiamo il congiuntivo, con anche se no. Facciamo tre esempi usando la frase di prima. Anche se ha studiato molto, non ha superato l'esame. Oppure, pur avendo studiato molto, non ha superato l'esame. O, nonostante abbia studiato molto, non ha superato l'esame. O ancora, sebbene abbia studiato molto, non ha superato l'esame. E per finire, benché abbia studiato molto, non ha superato l'esame. Quindi tutte e tre le frasi hanno lo stesso significato,
quello che cambia è la grammatica. Con nonostante, sebbene e benché usiamo il congiuntivo, con pur il gerundio e con anche se l'indicativo. Quindi quale dovresti usare tu? Beh, ovviamente anche se, e ti dico anche se è la scelta più comune degli italiani proprio perché è quella che usa l'indicativo, quella più facile e anche quella più informale, più colloquiale. Le altre sono comunque molto usate in ambienti un po' più formali, quindi con un linguaggio un po' più impostato o comunque nella scrittura. Voglio però aggiungere una curiosità, infatti nonostante può essere anche usato con le parole. Vediamo questo esempio. Nonostante piovesse, sono andato a fare una passeggiata, ma anche nonostante la pioggia, sono andato a fare una passeggiata. Come puoi vedere, nonostante è l'unico connettivo che possiamo usare anche con una parola, un sostantivo. Quindi o dico nonostante piovesse, uso nonostante più il congiuntivo, o nonostante più la parola, il nome per piovere, quindi pioggia, nonostante la pioggia. Tutte e due le frasi sono corrette e hanno lo stesso significato. Adesso vediamo il connettivo anziché. Questo connettivo, anziché, ha il significato di al posto di, invece di o piuttosto che. Di solito lo usiamo per esprimere una preferenza o un'alternativa rispetto a qualcos'altro. Per esempio, anziché andare al cinema, preferisco restare a casa a leggere. In questo caso sto esprimendo una preferenza, cioè invece di andare al cinema, piuttosto che andare al cinema, preferisco stare a casa a leggere. Come puoi vedere, con anziché usiamo il verbo all'infinito, anziché andare al cinema. Fantastico! Allora, hai capito come funzionano questi connettivi? Beh, se questa lezione ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. Davvero è molto importante per noi. Se tu lasci mi piace, stai dicendo a YouTube che questo video è buono e quindi YouTube lo fa vedere a tante altre persone. Quindi davvero è molto importante. Non dimenticare anche di scaricare il PDF con gli appunti di questa lezione cliccando sul link qui sotto e di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!